Bene, allora oggi facciamo la terza e ultima parte del corso di addestramento per i nuovi cercatori e voglio mostrarvi alcune cose semplici che comunque dovrete sapere. Dovete sapere innanzitutto che ogni oggetto ha un polo positivo e un polo negativo e questo è molto ma molto importante ed è la base di una ricerca molto accurata. Infatti dovete sapere che il polo positivo può girare verso destra da questa parte e il polo negativo può girare verso sinistra da questa parte. Allora, queste sono le aste da addestramento e vi faccio vedere questa cosa che riguarda il polo positivo e il polo negativo. Osservate bene, spilla d'oro, ferro. Come mai può succedere questo? Questo succede perché la polarità è molto ma molto importante. Ma noi cosa possiamo fare? Possiamo fare molto ma molto di più. Per cui osservate bene. Voglio trovare il ferro. Osservate le aste. Non stanno puntando la spilla d'oro, ma stanno puntando il blocco di ferro. Se noi ci spostiamo le aste si incrociano sul ferro, se ci spostiamo si allargano sull'oro. Ecco, questo è quello che voglio spiegarvi oggi riguardo al polo positivo e al polo negativo. A nulla. Ebbene, che cosa succede se noi andiamo a selezionare un materiale? Osservate bene l'uso di una sola asta, girerà a destra su materiali definiti positivi, girerà a sinistra su materiali definiti negativi. Quindi questo è una cosa molto importante, però noi possiamo fare la differenza, possiamo decidere se modificare il polo positivo o il polo negativo. Allora, un attimo di concentrazione, visualizziamo la modifica che dobbiamo fare. Ricordate sempre, siate sempre rilassati e quindi impostate la matrice. Rileva il ferro a destra e rileva l'oro alla sinistra. Osservate che cosa succede. Osservate bene che cosa succede. Se noi siamo sopra la spilla d'oro, l'asta girerà a sinistra. Se ci mettiamo sopra la barra di ferro, osservate bene,
l'asta girerà a destra. Abbiamo praticamente sovvertito la base della ricerca andando a sfruttare la matrice subcosciente. Questo è un esperimento che può essere fatto a casa per verificare il controllo che avete ottenuto finora sulle aste. Annulla. Ecco, annullando il campo si ritornerà alla base, ovvero oro sulla destra, ferro sulla sinistra. Ok? Allora, come è stato spiegato, la programmazione della matrice subconsciente sarà in grado di rilevare qualsiasi tipo di materiale, purché sia visualizzato al centro della vostra mente. Osservate bene quello che è stato spiegato. Allora, questi sono i campi di emissione, oro e ferro. Noi ci mettiamo giustamente un po' fuori campo. Ecco. Ora programmiamo la matrice. Un attimo di concentrazione su quello che vogliamo trovare e naturalmente dovete mantenere la visualizzazione. Quindi io voglio trovare la spilla d'oro. Ok, visualizzazione della spilla d'oro, trovala. Come vedete un'asta si è già posizionata per trovare la spilla. Se noi ci spostiamo, le aste agganceranno il campo, come vedete. Ci spostiamo piano, osservate bene, bene. Allora, le aste stanno puntando in questo momento la spilla d'oro, però io cerco volutamente di evitare il campo, il centro del campo di emissione. Ok? Osservate le aste. Benché io mi mantenga al di fuori del campo, le aste hanno agganciato il campo di emissione. Questa è una procedura di programmazione della matrice subconsciente. Osservate bene, se io mi sposto, le aste andranno in chiusura esatta sul centro di emissione dell'oggetto cercato. Ok? E finché l'oggetto rimarrà agganciato, le aste continueranno a puntarlo. Vedete? Non selezionano il ferro. Quindi annulliamo la programmazione della matrice. Annulla. Le aste si aprono. Vedete, non rilevano nulla. Facciamo la stessa cosa con il blocco di ferro. Breve concentrazione e ordinate di trovarlo. Trova il ferro. Come potete vedere, le aste puntano in questo momento il blocco di ferro. Sono sulla direzione principale. Se noi ci spostiamo si incrociano.
In questo momento, se noi andiamo a rilevare l'oro, come vedete, le aste si aprono. Osservate bene. Se però ritorniamo sul ferro, osservate bene, le aste si incrociano di nuovo. Osservate, vedete? Le aste continueranno a selezionare il materiale che è stato programmato dalla vostra matrice subcosciente e manterranno agganciato l'oggetto fino alla vostra prossima decisione. Annulla. Ok. Questo è per insegnarvi la programmazione della matrice. Bene, allora, questa è la terza ed ultima lezione che riguarda la ricerca tramite la visualizzazione e il puntamento e la programmazione della matrice subconsciente. Quindi spero che questo piccolo corso online vi sia stato utile e naturalmente ne riparleremo ancora, perché dovete sapere che è molto difficile fare un corso di questo tipo, specialmente su internet. Quindi quello che voglio dirvi è semplicemente questo: fate i vostri esperimenti con calma, osservate bene, raccogliete i dati, tutti i dati, e fate le vostre valutazioni. Naturalmente dovrete imparare ad usare le aste, perché dovete sapere che questa ricerca non si ferma qui, ma è molto difficoltosa, in quanto ci sono migliaia di tecniche per poter rilevare materiali, per poterli selezionare, e la tecnica che vi ho mostrato in questo breve corso è la tecnica della visualizzazione interiore. Praticamente quello che decidete di trovare viene formato al centro della vostra mente, viene mantenuto, visualizzato per il tempo necessario alla ricerca e quindi viene rilevato. Le aste sono solo uno strumento, in realtà siete voi come persone che fate la ricerca, ok? Perché le aste servono essenzialmente a darvi solamente la risposta, ovvero è oro, è ferro, oppure è ferro, oppure è oro. Tutto qui, siete voi che fate la differenza. Non sono le aste, le aste sono solo uno strumento per generare la risposta che state cercando. Trovo l'oro oppure voglio il ferro? Le aste vi daranno la risposta che desiderate. Ok, questa è la terza ed ultima lezione di questo mini corso online, quindi auguro a tutti buone ricerche e buon addestramento. Ecco, spero di potervi fornire ancora qualche progetto, perché adesso ho un po' ho pochissimo tempo e quindi è un tantino più difficile la produzione dei video. Comunque cercherò di mantenere il passo con le persone. Va bene, vi ringrazio per aver seguito questo piccolo corso e ci sentiamo ai prossimi video. Grazie a tutti per l'attenzione.